Salve a tutti, per chi non mi conosce io sono Ciro Cerullo. Questa volta ho il piacere di mostrarvi come si realizza a Napoli un'ottima conserva di pomodoro. La prima cosa da fare è procurarci un po' di soda come quella che vi sto mostrando, da utilizzare come detergente per lavare i vasetti e le bottiglie di vetro dentro i quali dobbiamo riporre la passata che dobbiamo realizzare. Per una grossa bacinella d'acqua come questa sono sufficienti 5 o 6 cucchiai colmi di soda. Dovete sapere che questa soda è chiamata anche carbonato di sodio. Io ve la consiglio a posto dei comuni detersivi perché non contiene profumi irritanti, sostanze aggressive per l'ambiente e inoltre non fa schiuma e costa pochissimo. La cosa importante è quella di sciacquare bene il vetro una volta finito. I vasetti e le bottiglie possono essere anche riciclati, infatti i miei lo sono tutti. I tappi invece devono essere tassativamente nuovi perché una volta stretti la guarnizione di gomma di questi si schiaccia e quindi i tappi non sono più idonei per un secondo utilizzo, quindi cambiateli assolutamente. Poi per quello che costano non vale proprio la pena rischiare. Comunque per 100 kg di pomodori che dovete imbottigliare vi occorrono 125 vasetti di vetro dal volume di 3/4 di litro. Allora è giunto il momento di acquistare i pomodori. Io mi sono recato in questa piccola fattoria che si trova a Melito, un paesino che confina con la città di Napoli. Ovviamente non tutti hanno un agricoltore vicino casa presso il quale acquistare questi pomodori, però chi vuole può trovarli nel mercato ortofrutticolo più vicino alla propria abitazione. Per la raccolta dei miei pomodori ci penserà questa ragazza di nome Elvira. Signor Ciro, se volete seguirmi, venite. Va bene, vengo subito, non ti preoccupare. E con lei ovviamente ci sarà anche la signora Anna Maria, eccola qua, che è la proprietaria di questa azienda agricola a conduzione familiare. Giustamente questi pomodori qua biologici dobbiamo aspettare la maturazione naturale. E quindi ora siamo... Non maturano tutti insieme. Ho capito, ma adesso siamo nel momento giusto allora. Adesso è proprio il punto giusto. A me servono 2 quintali, ce la facciamo, no? Ci sono? Ce ne sono tanti. Allora, Ciro, le conserve meglio di questi pomodori non esistono. Perché? È perché hanno tutto, sono biologiche, sono buonissime, terra asciutta, terra vicino a casa che le vedi con i propri occhi. Ottimo. Che c'è da dire? C'è tutto. Allora, questo è il datterino, bellissimo, rosso maturo, buonissimo. Poi cosa mi hai preparato? Poi ci sono i piccadilli, pomodorini piccadilli molto succosi. Perfetto. E poi c'è la San Marzano, più cremosa. Perfetto, va benissimo. In tutto sono 2 quintali? Sì, sì, un paio di quintali. Il raccolto mi è stato consegnato, ora posso andare a casa per iniziare la lavorazione. Carissimi amici, vi invito a seguire attentamente il continuo di questo video perché ci sono tanti consigli utili che vorrei darvi. Allora, come già accennato alla signora Anna Maria, ho acquistato 3 tipi di pomodori campani perché dobbiamo fare diversi tipi di lavorazione. Dunque, questi sono i pomodori datterini, eccoli qua. Sono chiamati così perché sono molto piccoli e sono indicati per essere conservati nella passata interi. Costano più o meno a €1 al chilogrammo. Quest'altri invece sono i pomodori piccadilli col pizzo,
Sono chiamati così perché hanno questa punta, eccola qua. Sono molto saporiti e noi li useremo per fare la passata. Costano più o meno intorno a 90 centesimi al chilogrammo. Infine ci sono i pomodori Samarzano che sono grossi e succosi. Li useremo per fare i pelati. Costano più o meno intorno ai 90 centesimi al chilogrammo. Bene, detto questo, ora iniziamo a lavorare con questi pomodori. Eccoli. Come ho detto prima, si chiamano piccadilli col pizzo. La prima cosa da fare, una volta a casa, dobbiamo rimuovere il gambo dai pomodori, facendo attenzione a non strapparlo per evitare di rompere la buccia. Quindi vi consiglio di fare proprio come sta facendo mia moglie Teresa in questo momento, prendendo il gambo ed esercitando un piccolo movimento rotatorio. In questo modo siamo sicuri che non si rovinerà la buccia. Molto probabilmente nel fare questo vi capiterà di trovare qualche pomodoro già maturo. Lo metteremo da parte per evitare di guastare anche gli altri. Se questi già maturi sono tanti, allora vi consiglio di lavorarli subito per evitare di buttarli, in attesa ovviamente di fare anche gli altri il giorno dopo. Mentre facciamo questo, può capitare di trovarne alcuni ancora attaccati al rametto. Ecco, a mia moglie piace conservarne un po' facendo qualche piennolo, come state vedendo. In questo modo si conserveranno per qualche mese e possiamo consumarli comodamente un po' alla volta per preparare qualche sughetto fresco. Ecco, questi sono quelli maturi. Siccome ne abbiamo trovati un bel po', li lavoriamo subito per evitare, come già vi ho detto, di buttarli via. Il pieno è pronto, guardate che bel servizio ha fatto Teresa. Ora per conservarlo per 2 o 3 mesi vi consiglio di riporlo in un luogo asciutto e lontano dalla luce diretta del sole. In questo modo potete consumare questi pomodori un po' alla volta e a seconda della vostra esigenza. Per lavarli vi consiglio di utilizzare solo acqua fresca senza aggiungere altro. Mi scuso se mi ripeto, ma volevo ricordarvi che i pomodori che stiamo lavorando in questo momento sono quelli che vi sto mostrando in alto alla vostra destra, ossia i piccadilli con il pizzo o con la punta, come preferite chiamarli insomma. Le bacinelle che sto utilizzando le ho pagate intorno a 23 euro l'una. Vi consiglio di acquistarle in quanto sono buone proprio per fare questo lavoro. Carissimi amici, vi consiglio fortemente di non lavare i pomodori molto tempo prima della lavorazione. Anzi, addirittura sarebbe meglio lavarli un po' prima della cottura. In questo modo siamo sicuri che non si contaminano con polvere o altro. Ok, ora dobbiamo cuocerli per renderli più facili da setacciare con la macchinetta. Ovviamente per cuocerli dobbiamo aggiungere acqua nella pentola per la bollitura, è logico. Ma per evitare di aggiungere quest'acqua ai nostri pomodori, allora vi consiglio di tagliare una piccola parte di questi come sta facendo Teresa in questo momento, perché saranno proprio questi pomodori a produrre acqua utile per la cottura appena si saranno scaldati.
Una volta messi a cuocere dobbiamo girare ogni tanto per evitare che si attaccano sul fondo della pentola. Dopo 15 minuti si saranno ammorbiditi ed avranno cacciato tanta acqua. Infatti guardate. A questo punto possiamo introdurre altri pomodori, ma questa volta interi, insomma senza tagliarli, fino al riempimento della pentola e lasciarli cuocere avendo l'accortezza di girare spesso per evitare, come ho detto prima, di farli bruciare sul fondo della pentola. Appena avrà iniziato a bollire, lasciamo cuocere per giusto 5 minuti, poi rimuoviamo la pentola per iniziare finalmente la lavorazione. Ci siamo, i pomodori sono cotti, rimuoviamo la pentola e ovviamente per non perdere tempo ne metteremo un'altra a cuocere. Vi consiglio di prelevare un po' di liquido dei pomodori dalla pentola che già abbiamo bollito e di versarlo in quest'altra. In questo modo non occorre tagliare una parte dei pomodori come abbiamo fatto prima per avviare la cottura. Questa che vi sto mostrando è una macchina per setacciare i pomodori, ossia separa la polpa dalla buccia. Il costo è di 130 euro. Purtroppo la dovete acquistare perché senza non potrete effettuare la lavorazione. In questa fase di lavoro dovete fare molta attenzione perché stiamo lavorando con dei pomodori caldi, quindi potreste scottarvi. Allora vi consiglio di tenere i bambini lontano dal sito di lavorazione e di fare movimenti lenti e decisi. La ragazza che state vedendo si chiama Mena, è la fidanzata di mio figlio Luca. È stata molto gentile a venirci a dare una mano a fare questa conserva. Noterete che vicino alla macchina bisogna posizionare un contenitore per raccogliere la buccia e l'altro per raccogliere la passata. Vi consiglio di ripassare la buccia per altre 2 volte ancora. Infatti guardate, Mena prende la buccia che la macchina ha scartato e la rimette dentro. In questo modo siamo sicuri di estrarre il massimo del succo dai nostri pomodori. Però mi raccomando, ripassate questa buccia per un massimo di 2 volte, non andate oltre, altrimenti la macchina si bloccherà. Bene, adesso ripassiamo la buccia per una seconda e ultima volta. Infatti, guardate dopo la seconda volta come è asciutta e priva di umidità la buccia. Bene, ora non ci resta che buttarla via e passare alla fase successiva del lavoro. Per imbottigliare la passata velocemente ho escogitato questo piccolo trucco. Ebbene, dovete acquistare un contenitore di plastica a bocca larga come questo per alimenti dal volume di 30 litri e inserire qua dentro un rubinetto. Eccolo qua il rubinetto. Solo che per installarlo dovete prima forare in quanto viene fornito chiuso. Bene, ora non ci resta che mettere una guarnizione O-ring qua in questo punto
che farebbe da tenuta e poi installare il rubinetto. Ma se non ce l'avete questa guarnizione potete anche non metterla, perché ho fatto le prove ed ho visto che non perde. Questo contenitore lo potete acquistare su internet e lo pagherete intorno ai 20 euro, mentre invece il rubinetto lo acquisterete in qualsiasi negozio di termoidraulica e lo pagherete invece soltanto 2,50 euro. Il contenitore che acquisterete deve essere identico a quello che vi ho mostrato, ossia deve essere predisposto per ricevere il rubinetto. Infatti, come avete visto, c'era già la filettatura, ho dovuto solo forare. Bene, dopo averlo lavato accuratamente possiamo introdurre all'interno la nostra passata per iniziare l'imbottigliamento. Noterete che con questo sistema adesso è un gioco da ragazzi riempire i vasetti, anzi vi dirò è anche molto divertente. Durante questa procedura è importante mescolare ogni tanto la passata nel contenitore, in quanto all'interno gli elementi si separano. Ecco, in questo modo. Inoltre vi consiglio di aggiungere 3 manciate di sale in un contenitore così grosso come quello che state vedendo, perché faranno da conservante. Molta gente preferisce filtrare la passata per rimuovere l'acqua in eccesso contenuta in essa. Ebbene, noi scegliamo di non farlo perché questa acqua è ricca di sali minerali e di sostanze nutritive per noi. Inoltre, quando si cucinerà in futuro questa passata per preparare dei sughi, questa acqua ci tornerà utile per la cottura e quindi quando lo faremo non occorrerà assolutamente aggiungere quella del rubinetto. Ecco il motivo per cui vi sconsiglio di eliminarla. Questo ragazzo che state vedendo si chiama Luca, è mio figlio. Anche lui oggi ha voluto stare con noi per darci una mano a fare questa cosa. Per chiudere i vasetti, ovviamente abbiamo bisogno dei tappi. Una confezione come questa ne contiene 100 e costa soltanto 5 euro, più o meno. Quindi ogni tappo lo pagherete soltanto 5 centesimi. Per chi poi vuole acquistare questi vasetti, come questo che vi sto mostrando dal volume di 750 ml, allora ci sono confezioni da 20 elementi. Le pagherete ogni confezione 8 euro, quindi ogni vasetto vi viene più o meno 40 centesimi all'incirca. Poi c'è quest'altro tipo di vasetto, eccolo qua, ognuno di questi lo pagherete soltanto 50 centesimi. Mentre invece il tappo costa solo 10 centesimi. E infine poi abbiamo i classici tappi per le bottiglie. Eccoli qua, una busta da 100 pezzi costa intorno a 1,40 euro. Come bottiglie poi userò questo tipo che vi sto mostrando. Sono bottiglie di birra riciclate, non vale la pena acquistarle. Ora possiamo chiudere i nostri vasetti e per stringerli bene, insomma per avere una maggiore presa, vi consiglio di utilizzare un paio di guanti come questi che sto indossando in questo momento. Eccoli qua, li potete acquistare in qualsiasi negozio di ferramenta, sono guanti da muratore, una coppia costano soltanto 1 euro. La passata ovviamente la possiamo mettere anche nelle bottiglie. Ecco, questa è quella che vi ho mostrato prima e questo qua è il suo tappo. Per installare questo tappo dobbiamo utilizzare questa macchinetta molto speciale e molto semplice da usare, il cui costo varia dai 20 ai 25 euro.
Infatti, come avete visto, è stato molto facile metterne uno. Ora ve lo spiego ancora meglio. Prendiamo un tappo, lo posizioniamo sulla bottiglia, abbassiamo il pistoncino della macchinetta, ci assicuriamo che il tappo sia ben posizionato, poi facciamo una leggera pressione fin quando non sentiamo uno scatto. È fatto, il tappo è stato installato. Con questa macchina possiamo tappare bottiglie di varie misure. Infatti guardate, questa è un po' più piccola e quest'altra è ancora più piccola. Come avete visto, questa macchina è davvero molto versatile. Il segreto di una buona conserva sta nel sciropparsi tanti bei caffè durante l'intera procedura. Ovviamente, essendo di Napoli, dovrei consigliarvi il nostro caffè, il caffè Kimbo. Ma a dir la verità, quando il caffè mi viene offerto gratis, a me personalmente va bene qualsiasi marca. Perché la roba che non pago la ritengo più saporita. Non so il motivo, ma la roba che non pago veramente la ritengo più gustosa e molto più sfiziosa. Ora vi mostriamo un'altra tipologia di conserva. Dunque, come già vi ho accennato all'inizio di questo video, questi sono i datterini e costano intorno a €1 al chilogrammo più o meno. Dopo averli lavati accuratamente come abbiamo fatto con gli altri pomodori, dobbiamo introdurli interi nei vasetti. Questa volta mi raccomando, senza tagliarli e senza schiacciarli. Dobbiamo riempirli fino all'orlo e non occorre assolutamente pressare. Una volta riempito i vasetti, introduciamo all'interno di questi la passata che abbiamo realizzato prima con i pomodori piccadilli. Mi scuso se mi ripeto, ora cerco di spiegare ancora meglio quello che stiamo facendo. Allora, in questi vasetti abbiamo introdotto due tipi di pomodori, i pomodorini datterini interi e poi stiamo aggiungendo la passata che abbiamo realizzato prima con i pomodori piccadilli. Troppo buono! Un altro consiglio che vorrei darvi a proposito del rubinetto che sto usando: prima di installarlo dovete rimuovere quel piccolo filtro di plastica che c'è all'interno. In questo modo la passata uscirà meglio e anche più velocemente. Abbiamo finito, adesso per chiudere i vasetti faremo la stessa cosa che abbiamo fatto prima. Ora vi mostriamo come fare la conserva dei pelati. Per questo scopo useremo la qualità San Marzano. Eccoli qua, guardate qua che belli, sono grossi e succosi. Questa qualità viene chiamata anche oro russo della Campania perché è un prodotto tipico nostro che viene esportato in tutto il mondo. Bene, detto questo, mettiamo una pentola d'acqua a bollire. Poi prendiamo i pomodori, ovviamente già puliti, e li immergiamo dentro per circa un minuto. In questo modo effettuiamo una scottatura solo della buccia del pomodoro, senza cuocere assolutamente la polpa. Una volta trascorso un minuto li toglieremo dall'acqua e li metteremo a raffreddare su una tovaglia pulita.
Appena si saranno raffreddati possiamo iniziare a rimuovere la buccia. Adesso vi invito a guardare Luca come fa a pelare i pomodori. Dunque, dà un pizzicotto sulla testa per rompere la buccia e poi con il pollice dell'altra mano effettua una spinta dall'altro lato del pomodoro dove era attaccato al rametto per far uscire la polpa. Ripetiamo, dà un pizzicotto e con il pollice spinge. Ora lo facciamo vedere molto più lentamente. Dunque, dà un pizzicotto per rompere la buccia e poi con il pollice dell'altra mano effettua una spinta alla base del pomodoro per far uscire la polpa. Ripetiamo, rompe e spinge. Di nuovo, rompe la buccia e con il pollice spinge. Molto semplice. Ricordatevi che dovete spingere sempre dal lato dove il pomodoro era attaccato al rametto. Una volta tolta la buccia, non ci resta che prendere questi pelati e introdurli all'interno dei vasetti, proprio come sta facendo Mena in questo momento. Cerchiamo di spingere con le dita in modo da eliminare l'aria tra i pomodori, insomma l'aria che c'è nei vasetti. Volendo, possiamo scuotere un po' il vasetto su un panno morbido in modo da far compattare di più la polpa. Però fate attenzione a non battere troppo forte, altrimenti si potrebbe rompere e vi potrete fare del male. Attenzione a questo consiglio molto importante che ora vi dirò. Non riempite assolutamente i vasetti fino all'orlo, anzi lasciate 1,5 cm libero sulla loro sommità, perché quando andremo a scaldarli la polpa avrà lo spazio per espandersi senza rompere il vetro. Ovviamente quest'ultimo consiglio vale anche per le altre tipologie di conserve che già vi abbiamo mostrato. Mi raccomando, non fatelo nemmeno se ve lo dovesse prescrivere il vostro medico sulla ricetta. Un bel pranzo a metà giornata è proprio quello che ci vuole per riacquistare le forze. A noi in verità piace mangiare bene e abbondante. A pensare che in giro ci sono persone che dicono che troppo cibo fa male alla salute. Questo lo dicono le persone sagge. Io sono del parere invece che troppa saggezza fa male all'esistenza, quindi è meglio mangiare bene e a soddisfazione perché si vive una sola volta. Come dice un detto, ogni lasciata è persa. Di solito la buccia di un frutto si scarta. A mio figlio Luca invece piace tanto mangiarsela perché la ritiene molto saporita. E quindi come vedete sta mangiando proprio quella che io ho eliminato e questo mi fa tanto piacere perché non solo risparmio soldi con la frutta, quando evito anche di riempire il bidoncino dell'umido perché è proprio lui che ci pensa a far piazza pulita a tavola. Infatti guardate com'è felice di farlo. Allora, procuratevi un fornello in ghisa come questo dalla misura di 40 cm x 40 cm, costa solo 20 euro. Poi ci installiamo un regolatore di pressione come questo, eccolo qua, lo pagherete invece solo 6 euro. In effetti i nostri vasetti hanno bisogno di un trattamento termico che faremo con questo bruciatore che si chiama sterilizzazione, in modo da poterli conservare per un lungo periodo che va da 1 anno a 3 anni. Mi raccomando, installate una guarnizione nuova. Questo trattamento termico viene detto a bagnomaria
e consiste nel prendere questi vasetti, nell'immergerli dentro una pentola con l'acqua, poi scaldiamo quest'acqua ed abbiamo la sterilizzazione, oppure come la volete chiamare, la pastorizzazione. Bene, per questo scopo usiamo questa pentola grossa che vi sto mostrando adesso, dal diametro di 70 cm e in alluminio. Sul fondo ci adagiamo dei stracci vecchi di tessuto e poi ci mettiamo i nostri vasetti sopra. Su una pentola di questa misura ci vanno più o meno una cinquantina di vasetti dal volume di 750 ml. Una volta che abbiamo messo anche l'acqua dentro, copriamo con il coperchio e accendiamo il nostro bruciatore. Prima che l'acqua inizierà a bollire passerà più o meno un'ora e mezza. Questo dipende un po' dalla potenza del bruciatore che abbiamo acquistato. Comunque, in ogni caso, una volta che bolle l'acqua, dobbiamo lasciarla bollire solo per 10 minuti e poi spegniamo. Adesso rimuovo quest'acqua calda e la metto in quest'altra pentola. Per fare questo userò questo tubo idraulico di multistrato perché è molto facile da piegare ed è anche molto economico. Poi prendo un tubo in gomma come questo, trasparente, e lo unisco da quest'altro lato, in questo modo. Faccio tutto questo in quanto devo sterilizzare altri vasetti, quindi quest'acqua calda la recupero in quanto vado a sfruttare il volano termico accumulato. Bene, ora per succhiare l'acqua da questa pentola calda userò questo stratagemma. Vado a pompare acqua fredda all'interno del tubo, poi lascio e l'acqua si travasa da quest'altro lato per il principio dei vasi comunicanti. Ripeto la procedura. Allora, pompo acqua fredda nel tubo. Quando questo si sarà riempito, mi fermo e l'acqua passerà dall'altro lato. Una volta rimossa l'acqua, indosso dei guanti da saldatore come quelli che state vedendo, eccoli qua, per non scottarmi, e vado a rimuovere i vasetti che sono ancora caldi. Fate attenzione che la temperatura in questo momento è intorno ai 100 gradi, quindi non scottatevi. Adesso molto velocemente introduciamo altri vasetti da sterilizzare, insomma da pastorizzare nella pentola, per evitare che l'acqua si faccia fredda. Poi prendiamo quest'acqua, che è calda appunto, e la versiamo all'interno della pentola. In questo modo risparmiamo tanto tempo per far bollire questa seconda pentola, in quanto la temperatura di partenza dell'acqua introdotta, capirete, già è abbastanza alta. Inoltre si risparmia anche tantissimo gas. Infatti per lavorare 250 kg di pomodori con questo sistema vado a consumare solo una piccola bombola di gas da 10 kg di GPL. Allora signori, guardate quanta conserva abbiamo realizzato in 4 in un solo giorno di lavoro. Questa cosa ci ha impegnati un'intera giornata. Mi è stato molto bello farlo perché è stato, come avete visto, un momento di aggregazione per tutta la famiglia. Inoltre, a dire la verità, ci siamo anche divertiti e rilassati. Per concludere il lavoro, ora non ci resta che etichettare le nostre bottiglie e i nostri vasetti per essere sicuri di prelevare dalla nostra dispensa ciò di cui abbiamo bisogno durante l'inverno. Per cui, sulle bottiglie che abbiamo riempito con i pomodori interi, metteremo l'etichetta con la scritta che state vedendo che ci indica il contenuto. Ovviamente metteremo anche l'etichetta che ci dice la data di produzione.
agosto 2018. Sui vasetti invece che contengono i pelati metteremo l'etichetta relativa, eccola qua. Infine incolliamo l'etichetta con la scritta passata sulle bottiglie che la contengono. Ora possiamo riporli anche nella nostra dispensa e siccome abbiamo fatto il trattamento termico, che comunemente viene detto anche pastorizzazione, ci possono rimanere anche per 3 anni. A dir la verità, forse non ci crederete, ma con questo trattamento termico sono riuscito a conservarli anche per 5 anni. Bene signori, anche questa volta siamo arrivati alla fine. Spero che avete gradito quello che vi ho mostrato e questo me lo potete dimostrare mettendo un mi piace a questo video e iscrivendovi anche al mio canale. Beh, allora ci vediamo alla prossima, vi auguro tante belle cose e vi faccio tanti saluti da Napoli. Ciao a tutti!